La situazione è questa, ho affittato un aeroporto, questa è una macchina da schiantare, davanti a me c'è un carro attrezzi, un muretto, faremo un incidente e vediamo cosa succede. Ci sono infinite cose che possono andare storte. Salve, ve l'avevo promesso ed eccoci tornati a parlare di iPhone. Quest'anno Apple infatti ha introdotto due funzioni che sono passate un po' inosservate, ma che poi in circostanze spiacevoli che ci auguriamo non succedano mai, possono veramente fare la differenza tra la vita e la morte. SOS via satellite e rilevamento incidenti. Partiamo dalla prima, funzione che attualmente in Italia e in Europa non è attiva. È stata attivata qualche giorno fa in America. Tra l'altro per una serie di coincidenze il mio amico Otto Kliman era alle Hawaii. Ciao Jacopo, grazie della linea, 23 gradi qui nell'isola di Maui. Come sapete è arrivato il servizio di chiamate di emergenza di Apple, infatti possiamo utilizzarlo o qui tramite l'SOS diciamo ufficiale, però non vorrei chiamare il 911, non vorrei disagi. Per fortuna esiste un'apposita modalità di test. Qua dice turn right to find satellite. Questo è fighissimo perché l'interfaccia è veramente pazzesca, ti dice da che parte stanno i satelliti attorno a noi, cioè ha un coso che segnala effettivamente dove nel cielo sono locati. Mi piace da morire. Qua ti dice rimani in quella direzione perché noi possiamo provare a mandare la richiesta d'aiuto se continui a guardare il satellite. Se mi giro dall'altra parte comincerà a perdere la connessione satellitare, come vedete il puntino si è girato e non funziona più. Tra un po' questo satellite si muoverà da una parte o dall'altra del cielo e se voglio continuare la connessione devo seguirlo con il telefono. Farei finire la chiamata, tanto vabbè poi si va avanti con messaggiate e cose del genere. Vedete si attiva anche la modalità satellitino lì. Qui dalle Hawaii è tutto, grazie Yaki e a te la linea. In generale la cosa incredibile è che Apple e i produttori di telefoni stanno andando sempre più sulla direzione che questi cosi che abbiamo al polso o che teniamo in mano o in tasca, oltre ad essere degli strumenti potentissimi per comunicare, fare video, fare le foto e tutto quanto, possono in qualche modo essere degli angeli custodi e vegliare su di noi. Già da quando hanno introdotto il rilevamento delle cadute ci sono un sacco di storie di persone salvate da un Apple Watch. L'anno scorso, se vi ricordate, avevano introdotto anche il rilevamento delle cadute in bicicletta e l'avevamo testato. Arriva! Frena! Boom! Oh, boom! Sono caduto! Ragazzi, non ci credo, ha funzionato, ha iniziato a suonare e mi dice hai subito una caduta, posso mandare l'SOS oppure segnalare che sto bene come facciamo noi. In caso non rispondiate, ovviamente dopo un po' lui manda in automatico l'SOS e quindi chiama il numero che avete impostato nei contatti di emergenza. In questo caso io ho impostato mia mamma. Quest'anno hanno introdotto il rilevamento degli incidenti in macchina. Potevo non testarlo? Bene, non avrei mai pensato di dirlo, ma siamo nel bel mezzo di un aeroporto. Questa è la pista dove decollano gli aerei. Qua c'è questa simpaticissima Smart gentilmente offerta da Crystal Garage e Soluzione Auto, carrozzeria e officina. È una macchina che sarebbe stata da demolire, non va, quindi le stiamo regalando una gloriosa fine. Collegata alla nostra Smartina abbiamo una cima che continua, sono 50 quasi 60 metri di cima. Arriviamo poi al nostro ostacolo messo in piedi per l'occasione, questo muretto che sembra grazioso ma vi garantisco è bello pesante, è bello solido, anche perché poi dietro l'abbiamo rinforzato con cose a caso. Qua c'è questa simpatica carrucola per far scorrere la cima e come potenza trainante che spingerà la nostra macchina contro il nostro muretto abbiamo questo fantastico carro attrezzi guidato da un pilota d'eccezione. Infatti ho chiamato il mio amico Fede Leo, 2 volte campione europeo GT, un italiano. Fede, sei pronto? Salve, prontissimo a fare cose stupide. Tu hai fatto tante cose in pista, ma hai mai schiantato una macchina contro un muretto per testare una funzione di un telefono? No, secondo me non l'ha mai fatto nessuno. Cosa può andare storto? Tutto? Io sono molto curioso, vediamo cosa succede. iPhone, l'incidente, il Pixel, l'Apple Watch, tutto quanto. Al mio segnale, giù tutto e facciamo il botto. Tu corri. Scherzi a parte, sono giorni che pianifichiamo tutto quanto per fare tutto in sicurezza. Sulla nostra macchina abbiamo preparato tutto l'arsenale. Infatti abbiamo non uno, non due, ma ben 3 dispositivi che dovrebbero rilevare gli incidenti, che sono rispettivamente Apple Watch Serie 8, posizionato su questo salame che va a riprodurre il braccio di un individuo. Come vedete Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra hanno questa funzione di rilevamento incidenti introdotta quest'anno e che normalmente è già attiva di default, però verifichiamo, vi faccio vedere dalle impostazioni. Rilevamento incidenti abilitato, rilevamento cadute abilitato. Stesso identico discorso per questo iPhone 14, la funzione è abilitata di default e come vedete qua nelle impostazioni è
abilitato il chiama dopo un incidente grave e terremo le mappe aperte in background, così simuliamo una situazione simile a quella di una macchina in un posto vero. Oltre ad iPhone ed Apple Watch abbiamo anche un Google Pixel 7 Pro. In realtà Google questa funzione sui Pixel l'ha introdotta già più di 2 anni fa, mi pare, se non sbaglio. Infatti hanno anche tirato delle frecciatine ad Apple nell'ultima presentazione dicendo noi l'abbiamo fatto prima. Bene, vediamo il confronto diretto come funziona. Nel Pixel, a differenza di iPhone, non è attivo di default. Dalle impostazioni sicurezza ed emergenza, rilevamento incidenti, lo andiamo ad attivare. Mi dice: Pixel usa la posizione del dispositivo, sensore di movimento e l'audio ambientale per rivelare un incidente anche quando l'app è chiusa o non in uso. Ok, bene. Anche qua mettiamo le mappe aperte con un itinerario a caso. Posizioniamo il tutto. Entrambi i telefoni hanno una SIM, quindi sono connessi a internet. L'iPhone in teoria funziona anche senza SIM. Il Pixel ha proprio bisogno di avere una SIM, tra l'altro solo in determinati paesi supportati. E nulla, quindi sfruttando tutti i sensori, i dati, l'accelerometro, riescono a capire la posizione, la decelerazione, le forze G. Utilizzando anche i microfoni sentono un impatto, un audio particolarmente elevato. La cosa affascinante infatti è che sia iPhone sia Google, per capire che c'è stato un incidente, usano tutto quello che hanno, dal movimento al suono, alla differenza di pressione nel caso di iPhone che ha il barometro. Oltretutto nel caso di iPhone 14 rispetto ai modelli precedenti, nuovo giroscopio e nuovo accelerometro che riesce a registrare forze fino a 256 G. Ora, se fate un incidente e viene registrata una forza di 256 G, può anche esserci la chiamata di emergenza che funziona, ma secondo me siete già morti. L'unica cosa un po' dubbia è il fatto che questa funzione è attiva sempre in background, sì, ma prima il telefono deve capire che siamo in macchina e noi non abbiamo molto spazio di manovra, nel senso che è come se fosse un incidente da appena partito. Però vediamo cosa succede e poi faremo tutte le nostre considerazioni. Siamo pronti? Fede, sei pronto? Sono nato pronto. Ottimo, procediamo. Vi ho voluto bene. Vado? Ok, accelera, accelera, accelera. Frena, frena, frena. È andato meglio del previsto. Vediamo un po'. Qua no? Qua no? Allora, Pixel niente. Apple Watch. Sta bene? Il pilota sta benissimo. Il salame? Tutto bene, solo che secondo me eravamo lentissimi. Fermarsi si è fermata. Allora, l'impatto direi che c'è stato. La macchina è messa bene ma non benissimo e il muretto non è più un muretto. Secondo me ci vuole un incidente più incidente. Mi sa che la schiantiamo contro i muretti che ci sono di là. Prima di continuare però vi presento lo sponsor di questo video, che è Trendevice, azienda al 100% italiana. Vi ho già parlato di questo servizio l'anno scorso. Per chi si fosse perso qualcosa è semplicissimo. I telefoni usati vengono presi, sottoposti a tutta una serie di test, sostituite tutte le parti difettose, malfunzionanti, che sia lo schermo, la batteria, la fotocamera. In totale devono superare 37 test e poi vengono venduti praticamente come se fossero nuovi, ma a un prezzo molto più vantaggioso. Quindi punto 1, si risparmia. Punto 2, Trendevice, a differenza di comprare un telefono usato, garantisce una garanzia di 12 mesi e la possibilità di fare il reso entro 14 giorni. Punto 3, non da poco, tutta la questione ambientale. Ogni telefono ricondizionato infatti permette di risparmiare circa 80 kg di CO2, quindi abbiamo praticamente iPhone per tutte le tasche. Perché sì, bellissimo avere gli ultimi iPhone 14 nuovi, però oggettivamente per molte persone non hanno senso e non ha neanche senso spendere tutti quei soldi per un telefono. Per quanto mi riguarda, se volete risparmiare un iPhone 12 normale ricondizionato, in questo momento è una delle soluzioni migliori. Non andrei sull'11, che forse inizia a essere già un pochettino datato. Se volete la soluzione top ma risparmiare, potete valutare anche tipo il 13 Pro, per dire. La cosa bellissima è che in questo momento, in occasione del Black Friday, è attiva una promozione speciale. Infatti abbiamo sconti fino al 50% e spedizione gratuita su tutti i ricondizionati. In più, con il codice YAKI10 avrete 10 euro di sconto. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione e nulla, noi torniamo a cercare di distruggere macchine. Ok, abbiamo analizzato i video. Il problema secondo noi è stato che non si è fermata subito, perché il muretto comunque si è spostato indietro. Quindi faremo un test di schianto contro questi New Jersey, sempre ai 15-20 all'ora, però avendo un impatto vero. Vediamo cosa succede. Quella sarebbe la mia macchina. Abbiamo messo quello per non rovinare e niente. Fede, quando vuoi la schiantiamo. Andiamo. Vai. Sembra che tu abbia avuto un incidente. Senti. Se non rispondi, iPhone attiverà SOS emergenze. Sembra che tu abbia avuto un incidente. Se non rispondi, iPhone
Ok, abbiamo 10 secondi, ovviamente noi facciamo stop, interrompi chiamata. Ha funzionato! Assurdo! Invece l'Apple Watch no, e il Pixel nemmeno. Fighissimo, bello, non pensavo, ma comunque anche un incidente sì di tanto impatto, ma non da chissà quale velocità, l'ha rilevato, quindi sicuramente per gli incidenti più gravi funziona. Bello, 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 bello. Ok, round 3. Allora, vediamo un po', anzi sentiamo più che vediamo. In teoria ci vuole qualche secondo. Prima ci ha messo qualche secondo. Sembra che tu Eccolo! abbia avuto un incidente. Se non rispondi, iPhone attiverà SOS emergenze. E funziona, ragazzi, funziona. Poi parte la sirena, countdown, e poi parte l'emergenza. Ovviamente noi interrompiamo. Che roba, ragazzi, perfetto. Allora, l'Apple Watch non ha funzionato, ma poi ne parliamo meglio perché penso di aver capito il motivo. Mentre il Pixel, ok, che l'hanno aggiunta un sacco di anni fa, ragazzi, però non va la funzione. La morale del video è: se dovete fare un incidente, non fatelo col Pixel. Esatto, fatelo con l'iPhone. Fede, grazie mille incidente. del supporto. Missione compiuta. Qualche considerazione: sia Apple sia Google nelle varie informazioni indicano che questa modalità funziona per incidenti di grave entità. Curiosità iPhone specifica che hanno studiato questa funzione apposta per le macchine a 4 ruote, quindi non per le moto, anche se per le moto molto probabilmente funziona il rilevamento cadute delle bici. Però insomma, sicuramente il primo incidente possiamo ritenerlo di media entità. La macchina andava non più di 15 all'ora e soprattutto siccome il muretto comunque si è spostato più del previsto, non c'è stata una grande decelerazione e non c'è stata neanche una grande botta. Se fossi stato a bordo probabilmente mi sarei solo fatto un po' male alla spalla. La situazione però nel secondo e nel terzo incidente simulato cambia un pochettino. Nel primo la macchina era un po' più lenta, secondo me attorno ai 15 all'ora, nel secondo più o meno ai 20 all'ora, non chissà quali velocità, però schiantandosi contro un muro fermo, la botta vi garantisco che c'è stata. Per carità, forse non è un incidente di grave entità, non è un ribaltamento, non è una roba incredibile, però potenzialmente in un incidente così già uno con la botta potrebbe perdere i sensi. E devo dirvi, sono molto contento che iPhone abbia funzionato, perché ha rilevato la botta e avrebbe chiamato i soccorsi, cosa che negli esperimenti che abbiamo fatto non ha mai funzionato sul Pixel, che per carità magari simulando incidenti ben più gravi funziona, questo me lo auguro, e se si cerca tra l'altro ci sono delle storie di persone proprio salvate dal Pixel. Discorso contrario però bene il fatto che rilevi anche incidenti un po' meno gravi, solo che questo in alcuni casi può essere un problema. In America pare che ci siano stati non pochi falsi allarmi con le montagne russe, dove ovviamente ci sono grandi accelerazioni, decelerazioni, movimento, suoni molto forti e forze G da tutti i lati. La cosa che fa ridere è che alcune montagne russe hanno proprio messo i cartelli tipo non portate i telefoni oppure metteteli in modalità aereo, proprio perché il 911 continuava ad avere falsi allarmi. Poi io ad Abu Dhabi sono andato in quella più veloce al mondo, nell'altra che fa i giri della morte e non mi si è mai attivato niente, però quasi preferisco un falso allarme in più che un incidente dove mi schianto e non mi rileva niente. Discorso finale per l'Apple Watch che non ha mai funzionato. Perché? Per colpa del salame, che intanto è stato mangiato ed era molto buono. Banalmente quando un Apple Watch non è al polso, va in blocco. Se lo mettiamo attorno al salame e lo andiamo a sbloccare, lui tecnicamente adesso è attivo. Il problema è che dopo pochi minuti capisce di non essere attivo perché capisce di non essere al polso di un umano. Penso per la mancanza di battiti, ma non solo. Quindi banalmente per tutto il tempo l'Apple Watch era convinto di non essere attivato e le sue funzioni non andavano. Piccola nota interessante, l'Apple Watch non era collegato all'iPhone che c'era in macchina, e se avete sia un iPhone sia un Apple Watch, la chiamata viene fatta dall'Apple Watch, ovviamente perché una persona ce l'ha al polso e quindi dovrebbe essere più raggiungibile, a meno che non perdi il polso durante l'incidente. Però in caso parte la chiamata, quindi tutto ok. Mamma mia che buono. E nulla, vi lascio a una compilation degli incidenti dalle varie prospettive. Quindi da Yaki e dagli incidenti era tutto. Apple, per favore non aggiungere funzioni strane da testare, perché io l'anno prossimo voglio fare qualcosa di più tranquillo, ok? Ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.